Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Ariete o ascendente Ariete, o solo per i più esperti anche Luna e Venere in Ariete per ciò che riguarda la parte dei sentimenti. Andiamo a vedere come sarà per te il mese di dicembre 2025, considerando i transiti planetari che ci sono in questo mese. Te li dico in breve, poi li andiamo ad applicare. Per non perdere tempo. Allora abbiamo la luna piena in Gemelli il 5 dicembre, Mercurio Scorpione fino all'11, poi passa in Sagittario, Venere in Sagittario fino al 25, poi passa in Capricorno, Marte in Sagittario fino al 15, poi passa in Capricorno, Giove rimane in Cancro, Saturno in Pesci, Nettuno in Acquario, Nettuno in Pesci e Plutone in Acquario. Con questo grande cielo astrologico entriamo nella tua lettura, dove faremo una lettura più breve del solito, però più incisiva, dove raccoglieremo tutto. Poi andiamo a vedere l'amore e alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò i rituali della buona riuscita per conseguire la missione dell'anima e quindi la realtà concreta fatta di prosperità e abbondanza per te in questo mese. Per chiunque ancora non avesse iniziato, sotto all'info box, e lo dico soprattutto per le ragazze nuove e i ragazzi nuovi, trovate la pratica dei 21 giorni per il sentiero sciamanico per realizzare tutti i vostri obiettivi. Pratica che avete già fatto e state conseguendo risultati straordinari, fino a quando non inizieremo poi le masterclass, laddove proprio faremo le faville, ok? Allora, che partiranno a gennaio. Allora, ragazze mie e ragazzi, ok, partiamo. Seguendo lo schema che mi sono fatta, chiedo al mio amante mistico, sposo celeste, di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia prosperità, gioia e bellezza. Sabbe satta sukhikontu. Metteremo 6 carte. Per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Ariete, dicembre 2025. Prima carta, il tema del mese. Cosa devi realizzare in questo mese come anima? Qual è lo scopo dell'anima in questo mese? La qualità spirituale da attivare. Seconda carta, quali sono gli spiriti al tuo fianco? Cioè le influenze sia esterne che il tuo spirito guida, no? L'amante mistico. Chi ti accompagna? Cosa ti verrà incontro? Quali sono i segnali esterni? Terza carta, la trasformazione interiore. Cosa si trasforma per te animicamente? Con questa carta andiamo a vedere le ombre, no? I nodi karmici, le emozioni antiche che si liberano, oppure dei meccanismi mentali o energetici che vanno dissolti, no? Cioè la ferita o una certa identità che può finalmente cadere. Quarta carta, il potenziale spirituale più l'espansione pratica. Cioè qual è il tuo potenziale? La tua espansione reale spirituale. Qua andiamo a vedere tutto il lavoro animico che inizia a germogliare, no? Ciò che può fiorire nel lavoro, nell'economia, nelle relazioni. Vediamo. Poi, quinta carta, il sentiero pratico, cioè la realizzazione della vita quotidiana. Come porti nella materia ciò che la tua anima vuole creare? E poi, sesta ed ultima carta, l'esito del mese. Come si chiude il mese di dicembre? Qual è il frutto visibile di tutto il processo in questo mese? Ok, allora, facciamo un bel respiro profondo. Dicembre 2025. Allora, vediamo qual è il cuore del mese, no? Il cuore dell'anima, il cuore del mese per te, la missione, no? Ok. Poi abbiamo un 8 di coppe. Dicembre per te è un rituale di passaggio. Sì, perché è come se abbiamo questa luna piena in gemelli del 5 dicembre, no? È come se ti aprisse una porta mentale, cioè come se ti chiarisse ciò che è finito e ciò che non funziona più in tutti gli ambiti. Questo è un mese di migrazioni interiori, cioè come il guerriero, no? Che lascia il villaggio per risalire la montagna. È un po' come se ti dicesse questa carta: te ne vai da un ciclo emotivo che non ti sostiene più. Lasci
un ruolo, oppure lasci un certo atteggiamento, ti stai spostando verso una verità più tua. Cioè, qua mi dice che l'anima vuole autenticità radicale. Cioè, ti spinge proprio, il cielo del mese ti spinge a cercare un senso. È come se dicembre ti dicesse realizza il tuo onore, realizza la tua integrità animica, mi spiego? E vediamo quali sono gli spiriti al tuo fianco. Ah, ci picchia, c'è il 7 di spade qua. Astuzia. Allora, siccome abbiamo Mercurio che fino all'11 dicembre è in Scorpione, ti mostrerà le ombre intorno a te, cioè il 7 di spade è un guardiano, no? Ti avvertirà delle energie ambigue, ci saranno delle energie ambigue intorno a te. Ti dice di essere strategica o strategico, cioè ti invita a muoverti silenziosamente, sai, da cacciatore, silenziosamente. Questa carta è il messaggero che ti fa aprire gli occhi, non è una carta negativa, no? Cioè è una carta perfetta, non esiste positivo e negativo. È il messaggero che ti fa aprire gli occhi. Quindi mi verrebbe da dire che lo spirito guida del mese per te è lo sciamano del vento, è lo spirito del vento, è una sorta di presenza sottile che ti invita a percepire la vibrazione prima delle parole rispetto a qualcuno. Percepisci la vibrazione, ti dice, perché le situazioni ambigue ti aiutano a sviluppare questa capacità dello spirito del vento. Percepisci la vibrazione prima delle parole, di quello che viene detto, ma quello che percepisci al di là di quello che viene detto. Lavora su questo. Perché come eventi esterni, perché qua vediamo sia lo spirito che ti accompagna e gli eventi che ci sono, quindi come eventi esterni io qua vedo delle dinamiche lavorative non chiarissime, magari non sono molto chiare, oppure qualcuno che non dice tutto, oppure un'opportunità che ti arriva però per vie traverse, non diretta. E vedo anche che avrai un'intuizione che ti salva da uno spreco di energia. Cioè dicembre ti chiede di vedere l'invisibile fondamentalmente. Ok, questo a cui ti spinge lo spirito. Sì. E vediamo qual è la trasformazione interiore, no? Che ne hai a dicembre. Bellissimo, abbiamo l'asso di bastoni qua. Questa è la vera rinascita, l'esplosione della Kundalini, cioè la scintilla creativa, quel fuoco iniziatico, no? È come se Plutone in Acquario sta ridisegnando la tua visione della vita. E quest'asso di bastoni ti libera da una vecchia paralisi, cioè ti muovi di nuovo. Quindi l'ombra che guarisce in questa posizione, il nodo karmico, è la paura di ricominciare. Guarisci da questa cosa, cioè ricominci. Quello che guarisce è anche il dubbio sul tuo potere stesso. Quello che guarisce è anche il trattenersi sempre, no? Perché magari non è il momento giusto, no, non è il momento giusto, magari lo farò. No, no, guarisce questa cosa. Perché l'anima in questo caso ti dice, è adesso. L'asso di bastoni è il fuoco proprio originario dello sciamano. Il tamburo che ricomincia a battere, la vitalità che torna nelle ossa, no? E ti dico anche un'altra cosa. Siamo a dicembre, questa trasformazione animica che hai adesso è la scintilla del tuo destino 2025-2026. Ok? Sì. Andiamo a vedere adesso il potenziale spirituale dell'espansione pratica, no? Cosa succede praticamente? Bellissimo, il 6 di denari. Allora, siccome abbiamo Giove in Cancro e Venere dal 25 dicembre che va in Capricorno, è come se dicembre ti volesse dirti ci saranno con questi transiti degli scambi corretti ci saranno sul piano pratico, materiale, anche di denaro. E ci saranno delle collaborazioni che porteranno dei frutti e ci saranno anche degli aiuti che arriveranno al momento giusto. E vedo anche una stabilizzazione economica, non parliamo di milioni di euro qua, quel 6 denari, non è il 10 o il 9, però la stabilizzazione economica. Cioè il 6 denari è un po' il karma a tuo favore, no? Io qua vedo che un progetto trova un certo equilibrio, ci sarà un aiuto o economico o professionale e anche un nuovo flusso di entrate, come ti ho già detto.
Posso vedere anche qua o un collega tuo o un superiore che riconosce il tuo valore. Quindi rispetto a questa carta in questa posizione, qual è il potenziale spirituale? Il potenziale spirituale è che impari a dare senza più perderti. Cioè non dai per paura di perdere l'altro, per paura di non essere giudicata buona, bella, brava. No, dai, impari a dare senza perderti. E impari anche a ricevere, questo è fondamentale perché molti di noi hanno la porta del ricevere chiusa, la porta del ricevere sul quarto chakra, no? Quindi perché la Kundalini sta salendo dal terzo al quarto, vi ho spiegato nel video sulla Kundalini, il primo video. Quindi impari a ricevere senza sentirti in debito. Sai, no? Quando riceviamo ci sentiamo sempre un po' in debito. No, dai, ma perché l'hai fatto? Perché non ci sentiamo degni? E allora ci sentiamo in debito. No, si vede che state lavorando da Dio con la pratica dei 21 giorni anche sul profilo dell'abbondanza proibita, che è il podcast che trovate sempre nell'arte sciamanica. Sì, è come se ti aprissi proprio a una nuova generosità. Ti rimette in circolo questa carta. Sì. Ok. Ora, alla quinta, aspetta, voglio vedere una cosa. Sì, il sentiero pratico. Come porti nella materia ciò che la tua anima vuole creare? Andiamo a vedere. Con coraggio, c'è una spinta di coraggio che ti viene con la forza. Non sarai impulsiva o impulsivo, ma direzionerai perfettamente la tua energia. Siccome abbiamo Marte che entra in Capricorno, qua il cielo ti vuole disciplinata o disciplinato e centrato. Io che cosa vedo qua? Per esempio, nel lavoro vedo che guiderai senza dominare, imporrai dei limiti chiari, sceglierai la calma potente, ok? Nelle relazioni invece con chiunque, da un partner o un amico, le relazioni. Questa carta ti invita a evitare le reazioni istintive, ma piuttosto parlare con il cuore aperto e non con la testa calda, no? Cioè, ascolta prima di rispondere, ti dice questa carta qui, perché ti autopotenzierai. Tipo, se qualcuno ti fa incazzare, una cara amica in Ariete, quindi se qualcuno ti fa incazzare, ok? Poi è meravigliosa, meravigliosa. E se qualcuno ti fa incazzare, quella rabbia, alleati, autopotenziati e lascia che sia il Dio che una volta autopotenziato ti farà rispondere. E ti dico una cosa, questo è un mese in cui la tua forza farà miracoli se la dirigi in questo modo, va bene? E vediamo qual è l'esito del mese. Due assoni, uno dopo l'altro, uno sotto l'altro. Questa è la benedizione, abbiamo l'asso di coppe, l'esito del mese, qua vedo gioia, capacità psichica, poteri psichici, entusiasmo. L'asso di coppe è proprio l'entusiasmo, no? Non è il due di coppe, la condivisione di te stessa con l'altro, chiunque l'altro sia, ma è proprio la tua pienezza, sei pronta a dare. E come ti dicevo già con il 6 denari, impari a ricevere senza sentirti in colpa, impari a dare nella giusta misura. Questo è uno dei più bei finali che potessi avere in questo mese, ok? Quindi, allora, io qua vedo che molti di voi avranno o un nuovo amore o una rinascita emotiva, oppure un ritorno alla delicatezza, alla bellezza. E ti dico anche che ti vedo che avrai un'ispirazione sacra che ti rimette sul tuo sentiero animico, perché partiamo dall'otto di coppe, no? Guarda, non importa la forma in cui si concretizza l'asso di coppe, perché vedo che al di là di tutto nasce qualcosa che ti riempie il cuore. Quindi, sul piano pratico possiamo avere o una relazione che si apre, oppure un incontro che ti cambia proprio la vibrazione. A livello creativo vedo che si accende una nuova via, perché emotivamente ti vedo nutrita o nutrito, come da tempo non accadeva, come da tempo non accadeva. Cioè l'asso di coppia in questo caso è la benedizione della tua missione del mese. Bellissimo.
Ragazzi e miei ragazzi, lo dico per le ragazze nuove, salvatevi il video come fanno le nostre veterane, per guardarlo durante il mese, per seguire pari passo proprio il sentiero, non lasciarsi, diciamo, destabilizzare un po' dalle cose che accadono, va bene? Chiedo sette di spade, invece questo è lo spirito del vento, astuzia, senti prima di parlare, senti al di là delle parole, ok. Quindi, ragazze mie ragazzi, una stesa bellissima. La tua forza farà miracoli se la incanali nel verso perfetto, che è quello del sentire l'emozione e poi rispondere. Tipo, mi sono incazzata, ok, vado a casa, penso a quello, rimugino, no, no, mi alleo con le emozioni, con Ares o chiunque sia in quel momento per te, rituale erotico della Kundalini, ti allei e sperimenti tutto quello che le nostre ragazze stanno sperimentando ormai come se non ci fosse un domani, cioè risposte pazzesche, scenari che si aprono, va bene? Rituale erotico della Kundalini, va bene? Sì. Vediamo cosa ti dicono questi oracoli. Cosa hanno da aggiungere questi oracoli? Aspetta, ne metto uno e poi ci aggiungo anche l'archetipo. Allora, vediamo. Attrazione energetica. Un vero maestro sa che si crea attraverso le proprie azioni. Non esitare quando senti l'energia che ti attira. Seguila senza paura e muovi il mondo. Te l'ho detto, muovi il mondo. Ci sarà un'attrazione energetica per delle cose che ti piacciono, che vuoi fare in questo mese. Seguilo, 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 seguilo. Un vero maestro sa che si crea attraverso le proprie azioni. Volere è potere, diceva mia nonna. Ma che cos'è la magia se non un atto di volontà coscientemente indirizzato, no? Quindi, vediamo l'archetipo. Il martire. Apprendimento della naturalezza trascendente del servizio uno mismo una causa. Ti sentirai chiamata verso una causa più grande. Questo è l'otto di coppe. Va bene, ti sentirai chiamata verso un'esistenza più ampia, più vasta e sarà quella, anche se non sai dove stai andando, che stai facendo, ma sarà quella che ti anima e ti farà arrivare queste opportunità. Va bene? Ok. Mettiamo degli altri oracoli, mettiamoci questi. Avrai dei sogni rivelatori. Fidati del mistero, ok? Fidati del mistero, del non sapere, fidati del non sapere. Spegni il lume della ragione, accendi la fede. Fede del mistero. Un sogno ti indicherà la strada, accetta la sua guida. Sempre rispetto anche allo spirito esterno, no? Interno e esterno, le percezioni, le intuizioni e soprattutto per quanto riguarda la luna piena che abbiamo il 5 dicembre, va bene, ci saranno delle intuizioni potenti o dei sogni che ti indicheranno la strada, dandoti o portandoti incontro a questa attrazione energetica molto forte. Ok? Vediamo un altro oracolo, questi. La porta del tempio entra in una nuova fase della tua vita, completamente nuova, misteriosa, bellissima, in cui tutto sarà nuovo. La porta del tempio indica proprio il nuovo inizio rispetto a una nuova fase della tua vita perché rispondi a una chiamata più alta. Quindi qualcosa di misterioso, di bello, ti sentirai che poi l'epilogo di tutto questo è con questa gioia che sentirai a fine mese per esserti lasciata andare in questo flusso magnifico, ok? Bellissimo, ragazzi e miei ragazzi, perché qua ti togli da zavorre, no? Il trattenere, il stare lì per abitudine in determinate circostanze o in alcuni ruoli o in alcune zone comfort. Tu vai.
Questo alleggerimento del peso animico, karmico, ti permetterà di essere spirito del vento, cioè di percepire prima che gli altri parlino. Questo ti accende questa grande scintilla, ricevi anche riconoscimenti, anche guide o anche economicamente parlando. E la forza, questa forza è il sentiero pratico, come devi andare per andare incontro a tutta questa bellezza, con coraggio, coraggio di affrontare i tuoi limiti, le tue paure, attaccamenti e resistenze e aprirti a questa nuova fase della tua vita che è il preludio del 2026. Va bene? Wow, ok, ragazze mie e ragazzi, e adesso andiamo a vedere cosa accadrà nell'amore. Allora, andiamo a vedere sia che tu abbia già una persona nel cuore o che non ci sia nessuno, vediamo cosa accadrà nell'amore per te nel mese di dicembre 2025. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi dell'Ariete a dicembre 2025? Abbiamo 9 di coppe, ti vedo proprio bene, cioè ti vedo proprio bene, 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 stare proprio bene, 9 di coppe, 4 di bastoni, io qua ti vedo festeggiare, stare con amici, parenti, una gioia nel cuore, sentirti stabilità, radicato dopo tanto sforzo, è una gioia autonoma questa, al di là se c'è una persona o meno, se c'è una persona ti vedo stare bene, se non c'è una persona ti vedo stare bene, non mi stanno mettendo degli ingressi qua, però vedo incontri. Quindi, ok, vedo gli incontri. Come ancora andrà a stare? Sì. 10 di bastoni mi parla di un po' di stanchezza che te la metti alle spalle rispetto alle relazioni. Guarda, qua io vedo che stai bene, forse nell'approccio con l'altro ti senti un po' stanca, un po' stanco, ci sono magari delle responsabilità non tue, qualche cosa che un po' ti stressano, quindi è come se, questo, siccome un 10 è un'ultima carta, ti invita a lasciare andare preoccupazioni, responsabilità e a goderti di più il presente perché ci sono gli spiriti a tuo favore per questo, mi spiego? Quello che vedo fondamentalmente, ti vedo stare proprio bene, però ti dico, porti ancora qualche fatica qua, qualche paura antica, qualche responsabilità che ti sei caricata sulle spalle da sola o da solo. Cioè, come se la vita ti stesse dicendo ti meriti l'amore, ma lascia andare quel peso che non ti appartiene più. E ritorniamo all'otto di coppe di prima. Qui c'è solo da mollare il super lavoro del cuore. Viviti il momento presente come ci insegna questo bellissimo nove di coppe, no? Quindi stai bene, qualcosa o qualcuno arriva con energia splendida qua, splendida. L'unico ostacolo che è liberarti da un vecchio dovere emotivo. Cioè, hai solo da toglierti un peso dalle spalle, mi spiego, per ricevere quello che è già tuo. È chiaro? Comunque, continuiamo. Vediamo l'energia della persona che ti viene incontro. Qual è l'energia della persona che ti viene incontro? 8 di bastoni, te l'ho detto. Movimento, energia di una persona, l'appeso. C'ho qualche situazione bloccata, sta persona, il paggio di spade. Guarda, allora ti dico, l'energia della persona che ti viene incontro è l'energia di una persona che sta cambiando prospettiva rispetto ad alcune cose. Vedo una persona che ti osserva, che scruta, è una persona che non fa le cose di fretta, nonostante ci sia una forte energia vitale che la spinge verso di te, la spinge verso la vita, è come se si facesse due conti prima, perché deve cambiare approccio su determinate dinamiche, o come approcciarsi con te, oppure come approcciarsi nella vita, ok? Potrebbe essere un po' combattuta, perché ti spiego, allora, magari ti scrive all'improvviso, ti cerca, si mostra, fa un gesto che accorcia le distanze, però dentro questa persona è sospesa, cioè come se stesse vivendo una trasformazione molto profonda. Cioè come se avesse un movimento esterno velocissimo, 8 di bastoni, e un movimento interno lentissimo. Cioè ha una parte di sé che non sa ancora liberarsi del passato, una parte che riflette, che ha paura di fare il passo sbagliato, è una persona che deve cambiare prospettiva rispetto alle cose. È come se tu gli ribaltassi la visione perché è curiosa nei tuoi confronti. Vedo qua una persona che ha un'anima giovane, sveglia, attenta, che ti guarda con interesse, anche un pizzico di timore reverenziale, perché guarda come stai bene tu. Ok. Cioè questa persona vuole capire di più, vuole sapere chi sei, vuole avvicinarsi, però lo fa con cautela, no? Con quella prudenza che hanno le persone che non si vogliono bruciare subito, no? Io qua vedo una mente vivace, una persona che osserva prima di lanciarsi del tutto. Quindi quello che vedo qua è che questa persona arriva veloce,
sente un'attrazione forte e immediata, ma interiormente è in trasformazione. Probabilmente sta ancora incastrata in un vecchio schema emozionale, però la vedo come una persona curiosa, attenta, molto affascinata da te, che è come se tu rappresentassi una svolta per questa persona, un cambio di visione, mi spiego? Quindi non ti premurare magari questa persona la vedi che fa cose veloci, poi alla fine a un certo punto è una persona che va lenta interiormente, non devi dimostrare niente a nessuno, va bene? Quindi viviti questa cosa in modo sereno. Sì. Vediamo cosa succede alla fine nell'amore per te. Magari una persona può avere degli obblighi, delle responsabilità che non riguardano l'amore, l'appeso riguarda anche altro dalle relazioni, no? Magari che lo tengono a distanza, lontano, però c'è questa energia impulsiva verso di te, no? Vediamo cosa succede alla fine nell'amore per te. Il 2 di denari, 6 di coppe, 7 di bastoni. Guarda, io ti dico una cosa. Fondamentalmente qua vedo che se la conosci già questa persona sta con te per rimettere a posto alcune cose, per trovare armonia nuovamente, no? E anche per ristabilire certi confini sani. Quindi io qua vedo che c'è armonia, c'è condivisione, ci possono essere degli ostacoli relativi o alla distanza o al sistemare eventuali nuovi confini sani da rispettare l'un l'altro. Però arriva per riportare equilibrio, per mettere un certo equilibrio. Potresti essere un po' indecisa, sei una persona nuova, potresti essere un po' indecisa o un po' indeciso. Però questa persona ti porta una bella energia. Poi c'è questo 7 di bastoni che è come se tu volessi mettere dei limiti, sei una persona nuova, dei sani confini, no? Proprio perché hai imparato ad amarti, hai imparato a stare da sola col tuo amante mistico, la tua sposa celeste. Quindi vedo soprattutto questo. Riassumendo, quello che vedo in questo mese è che tu e questa persona cercate il punto di equilibrio, no? Quel punto di equilibrio, un po' così, mi avvicino, mi proteggo, ti sento, mi ritrovo. Cioè non è un mese statico in amore, cioè è un mese piuttosto dinamico, vedo. Piccoli aggiustamenti, come se l'universo vi stesse mettendo un po' a posto lentamente, no? Un passo alla volta, senza scossoni inutili. Qua la presenza però potrei pensare che la presenza del passato è forte. Potrebbe essere o un ricordo o una memoria che avete insieme, oppure un legame nuovo tra di voi che profuma, sai, del conosciuto, come se ti conoscessi da sempre, no? Come se questa persona arrivasse a evocare una tenerezza che avevi sepolto, ok? Questo è un incontro che tocca delle corde antiche, delle corde familiari. Non è un fuoco nuovo questo, le emozioni che ti scatena questa persona tu le conosci bene. È una brace che riprende vita quando, sai, la brace che soffi un po' e si riaccende, ok? E sono emozioni belle che tu conosci. Ed è proprio perché tocca delle parti così delicate, voi due imparate a mettere dei confini sani, va bene? Non sono confini che allontanano questi, ma sono confini che proteggono ciò che state costruendo. Quindi è come se tu non ti lasci travolgere, qua c'è il 9 di coppe, tu scegli, osservi. Questo è un amore che richiede chiarezza, non fuga. Quindi vedo che qualche distanza potrebbe esserci, distanza fisica, geografica o semplicemente distanza di tempi diversi, no? Uno ha certi tempi, tu ne hai un altro. È una distanza che organizza questa, va bene? È quella distanza o quella pausa che ti permette di ascoltarti, di capire cosa vuoi, di fare spazio all'altro senza perderti, perché hai il 9 di coppe, no? Stai bene con te stessa. Quindi fondamentalmente l'energia è questa. Questa persona che arriva per portare equilibrio, una dolcezza che affiora dal passato. Quindi è un mese che ti chiede di difendere ciò che è vero e non difendere più ciò che è un'abitudine. Cioè, cos'è vero per il tuo cuore? Difendi quello. Va bene? Perché è come se l'amore fosse qua una porta che si apre, no? Ma tu entrassi calma o calmo, senza correre, respirando ogni passo. Quindi dicembre per te è questo, un equilibrio che nasce, equilibrio, dei ricordi che tornano e dei confini che proteggono una relazione che può crescere senza bruciare,
no? Magari ho il fuoco di paglia, vediamoci ogni giorno, 24 su 24, no! Ci vediamo magari una volta ogni 2 giorni, una volta al giorno, un'oretta, cioè quello è, va bene? Vediamo cosa ti dirà questa persona con i miei potenti oracoli, lui lei. Che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Stasera faccio l'amore con te. Quindi quando vi incontrate andiamo al sodo. No. Stasera faccio l'amore con te. La persona che ti pensa. Questa carta quando l'ho scritta pensavo soprattutto quando stiamo lontani, però vicini. Stasera faccio l'amore con te. Ok? Avete capito? Non vi devo fare il disegnino. Vediamo cos'altro ti dice. L'amore è follia. Bello. Questa persona pensa che, e c'è questo 8 di bastoni, no? Te l'ho detto che farà magari delle cose, poi magari internamente è più lenta, questa persona non va forzata, ecco perché sa nei confini. E l'amore è follia perché si segue l'istinto risvegliato, il cuore, l'amore non va d'accordo con la ragione, quindi questa persona ascolterà più che altro il proprio cuore che la ragione, ok? E si sente, quindi ascoltando il proprio cuore che succede? Che ascolta anche se stesso dentro, ok? Cos'altro ti dice questa persona? Accipicchia, sono scappato per paura che mi lasciassi. Ti ho detto che ha un po' di timore reverenziale nei tuoi confronti questa persona. Quindi per chiunque abbia già una relazione con questa persona o una connessione, scusami, questa è la persona che viene per recuperare, per mettere le cose a posto e stabilire nuovi confini. Sono scappato per paura che mi lasciassi e quindi sta attraversando un cambio di prospettiva rispetto a quello che tu gli emani a questa persona che lavora all'interno di sé. Sì. Ok, vediamo adesso cosa ci dicono. Dove stanno le carte, le altre? Dove stanno? Allora, dove stanno gli oracoli delle risposte? Eccoli. Latte e miele, sì, c'è un momento proprio di godimento. Poi c'è un momento in cui qualcuno dei due vivrà una certa sensazione di melanconia e ci saranno dei dubbi. Allora, aspetta, che cosa c'è dopo? Potere superiore. Guarda, ragazzi miei ragazzi, qua non è una, come ti ho detto prima, non è un mese fermo, piatto in amore, no, perché ci sono un po' di alti e bassi, cioè ci sono dei momenti idilliaci, latte e miele, e poi dei momenti in cui ci si sente un po', ehm, eh, ci si confronta con delle emozioni della dolce tristezza, dolce malinconia, no? Tra due mondi sono i dubbi, un po' come questo due dei denari. Tutto è voluto da un potere superiore per l'evoluzione di entrambi. Va bene? Tutto è voluto da un potere superiore per l'evoluzione di entrambi. Qual è l'obiettivo di questo potere superiore? I sani confini. Sani confini. Cioè mi do tutto, però mantengo i miei spazi. Ok? Cos'altro? E poi stai serena, stai tranquillo al mare, è una carta di grande relax. Una volta stabiliti i confini, i sani confini, insomma, al mare è una carta che mi dice non forzare le cose. Soprattutto con questa persona perché ce l'ha appeso. Anche se ti senti un po' uff, non ti caricare di responsabilità. Magari questa persona ha delle responsabilità, tu ti carichi delle sue. No, no. Stabilite i sani confini in questo senso e lascia che la vita faccia il suo corso. Va bene? Perché ti vedo stare bene. Sì. Ok, adesso ragazze e miei ragazzi, per completare il nostro viaggio insieme, ti leggerò il rituale della buona riuscita e prima di tutto quello che ci dicono le carte del drago immaginale. Cosa ci dicono per te le carte del drago immaginale? Inatteso, caspita, preparati a qualcosa di imprevisto. La vita è caos, non c'è niente di certo, no? La vita è mutamento, qualcuno diceva che non ci si può bagnare 2 volte nello stesso fiume e quindi
ci sono degli eventi inattesi, questo vale non solo per la lettura sull'amore, per tutto, anche quella di prima, che adesso ti andrò a leggere come viene interpretata dal drago immaginale. Numero 10. Inatteso, imprevisto. Allora, e quindi cambiamenti. Quindi l'inatteso arriva perché sei pronta a riceverlo, no? Sono i cambiamenti che spesso ci teniamo aggrappati e non vogliamo cambiare, no? Dice: la paura del cambiamento ti può impedire di crescere in questo mese. Puoi scoprirti intenta a far accadere le stesse situazioni che hai vissuto nell'infanzia per una resistenza inconscia al cambiamento. Altre volte puoi ritrovarti a ripetere situazioni che sono state vissute dai tuoi avi per una sorta di obbligo d'amore inconscio. Gli eventi sono enti, entità, spiriti, dei, dee, numi, antenati. Essi possono essere evocati dalla nostra mente, dalle sue resistenze e paure, oppure dal nostro daimon, il nostro spirito guida o angelo custode o amante mistico. Per aprirci alle immagini, alle idee, alle energie del daimon, dell'amante mistico, al suo potere immaginativo ed evocativo, devi essere pronto con un alto quoziente di disponibilità. Essere aperto, libero, duttile, fiducioso e non attaccato al passato. Anche per quanto riguarda l'amore, Apriti al nuovo, cioè apriti, lascia andare le zavorre, no? Vecchie responsabilità emotive, eccetera. Ma anche nella lettura precedente abbiamo visto c'è quell'otto di coppe, no? La necessità di staccarsi da zavorre per andare verso incontro a quell'asso di bastoni che abbiamo visto. Cosa ti dice il responso del drago? In presenza di questa carta devi aprirti all'inatteso, a tutto ciò che la tua mente non si aspetta e non può figurarsi, e tu stesso dovresti cercare di agire in modi nuovi, insoliti, di invitare nella tua mente idee e pensieri che non hai mai pensato prima. Adesso ti dai il rituale per prendere gli eventi inattesi che ci saranno per te in questo mese, per prenderli da creatrice, non da vittima, cioè per prendere il potenziale, va bene? E ti dice: ogni giorno fai qualcosa che sorprenda la tua mente. Per esempio, regalati una bicicletta, oppure vendi il televisore, oppure lasciati crescere la barba. Magari se siete donne lasciarsi crescere la barba non lo so. Non lo so. De gustibus non sindacandum est, non lo so. Però, vabbè, fate voi insomma. Esci quando piove senza ombrello. Fermati ad ascoltare il vento quando vai di fretta. Cambia l'orario in cui vai a dormire. Cambiati il nome, spegni il telefono, scrivi a qualcuno che non vedi da anni. Vestiti di un colore che non hai mai indossato. Cucina un cibo che non hai mai mangiato, mischiando i sapori in modo del tutto nuovo. Chiama qualcuno che non senti da tempo e che non avevi alcuna intenzione di sentire. Fai una strada insolita per recarti al lavoro. Dì ai tuoi colleghi qualcosa che non si aspettano. Sorprendi te stesso. Queste pratiche ti aiutano a prendere l'inatteso che arriva in questo mese con grande creatività, a non lasciarti sorprendere in questo modo, ok? E quando ti vedi intento a sorprenderti, pronuncia dentro di te, gridando mentalmente con entusiasmo, il mantra Emao! Emao, ok. Questa parola molto magica significa meraviglia in tibetano. Era il mantra usato da una yogini, monaca buddista e sciamana che visse nel 1100, si chiamava Magic Labron. L'animale che ti può aiutare in questo rituale è il lupo. Visualizza il lupo in questi giorni di dicembre. Perché visualizza il lupo nel punto mistico, che praticamente è 2 dita sopra la testa e 2 dita più avanti rispetto alla fronte, il lupo, no? Nel punto mistico, sopra il terzo occhio. Quindi perché devi visualizzare il lupo? Perché il lupo divorerà i pensieri disturbanti che si manifestano e ti danno resistenza al cambiamento. Li divora ancora prima che questi pensieri possano acquisire un potere di convincimento su di te. Va bene? Questa pratica, ragazze mie e ragazzi, la inserite nei 21 giorni che state facendo, che trovate sotto all'info box. Va bene? Quindi, detto questo, io concludo qui. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, appunto il lupo. Noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.